Ciao a tutti, io sono Yuri, questa è la mia palestra ed oggi voglio costruire un log strongman. Oh sì ragazzi, benvenuti o bentornati a tutti quanti. Oggi è giunto il momento di costruire un nuovo log strongman. Questo perché, come spero voi sappiate, io ne ho già costruito uno in passato e vi lascio subito il link qua in alto al video se non l'avete visto. Il log incriminato è proprio quel piccolino laggiù, ve lo mostro veloce. Non so se ve lo ricordate, questo era il loggettino che mi ero fatto, che però si sta rivelando un po' troppo piccolo, soprattutto perché, come spero già sappiate, ho in programma una bella gara strongman in cui devo andare a fare appunto un log lift, un sollevamento del log, dove però il log che ci sarà da 32 cm di diametro. Questo invece è da 25 scarsi, il che vuol dire che se mi alleno con questo poi non sono pronto ad affrontare quello da gara. Perciò mi sono deciso a costruirmene uno nuovo. Quindi lui lo mandiamo in pensione, anche perché si stava già un po' lacerando, e andiamo a realizzarne uno di nuovo completamente da zero. Perciò se anche non avete visto il vecchio video, in realtà rimanete qui che tanto mostro di nuovo tutti i passaggi che andrò a fare con anche qualche variazione rispetto al primo. Quindi mi raccomando però innanzitutto, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale schiacciando il tasto qua sotto e attivando la campanella per non perdervi anche i prossimi contenuti. Lasciate già un mi piace, un commento, tutto quello che vi pare. Noi non perdiamo tempo e partiamo subito con i lavori. Eccoci qua in laboratorio, è il momento di andare a prendere il tronchetto, che questa volta sarà un po' più pesantino dall'altra, essendo già più grosso di diametro, anche un po' più lungo. Quindi mi sa che a spalla non ce la faccio. Aspettatemi qui. Ecco qua. Guardate un po' che bel tronchetto. Molto più grosso e solido dell'altra volta. E ovviamente, come vi ho anticipato penso, è un 32 cm di diametro. Anzi anche qualcosa in più, ovviamente non è perfetto ma almeno non meno, così che nel caso posso andare a toglierne un po', ridurre dove devo ridurne, ma almeno so di avere la misura standard da gara, 32 cm. Ora ovviamente sarebbe una gran figata tenere il tronco intero così lungo da 2 metri, esteticamente molto bello, molto aggressivo, ma allo stesso tempo molto scomodo e presumo anche quasi impossibile da sollevare. Perciò prima di tutto andiamo a tagliarlo della lunghezza desiderata, che un po' come l'altra volta è all'incirca 150 cm, io direi. Perciò motosega alla mano partiamo innanzitutto con un bel taglio, sia alla cima per farla più dritta possibile, che poi alla misura di 150. Niente amici, la motosega ha deciso di smettere di funzionare, quindi rimandiamo il taglio a più tardi e passiamo allo scortecciamento. Quindi Sigurel alla mano, accetta alla mano, andiamo a togliere tutta quanta la corteccia non necessaria. Niente motosega, nessun problema. Boom! Oh sì! Missione compiuta. Come avete visto, con un po' di buona volontà si può
tagliare a mano anche un 32 cm. Guardate qua che bel taglio, pure bello preciso e dritto. Ora però, piuttosto che fare la stessa fatica anche per tagliare l'altro estremo, piuttosto vado a comprarmi una motosega nuova. Ed eccoci qua. Nel frattempo non ve l'ho mostrato, ma mi sono fatto prestare la motosega dal mio vicino, così che ho tagliato finalmente questo tronco della misura desiderata, cioè 150, e quindi ora lo abbiamo qui bello pronto, di misura, e anche già tutto bello scortecciato. Mi sta però sorgendo il dubbio che sia ancora troppo pesante, perché nel caso mi sa che mi tocca accorciarlo ancora. Beh, sentite, qua su questo canale non siamo delle mezze seghe, quindi ce lo teniamo così ed è un buon auspicio per diventare più forte. Andiamo a scalpellare. A questo punto è giunto il momento di disegnare lo spazio che devo andare a scavare per realizzare le due maniglie che devono essere posizionate a 60 cm di distanza l'una dall'altra. Quindi vado a disegnarmi due quadrati da circa 20 x 20 cm posizionati a 60 cm di distanza, scegliendo anche un po' il lato più bello, più dritto. Beh dai, io punterei su questo pezzo, quindi due maniglie qua, andiamo a segnarle. Ok, quadrati disegnati. Essendo il log più grande stavolta rispetto all'altra, in effetti forse andranno fatti anche un po' più grandi, però sempre meglio partire un po' più ristretti, che poi siamo sempre in tempo a toglierne, piuttosto che il contrario. Quindi direi che siamo pronti per iniziare a scavare. L'altra volta avevo fatto molto a motosega, ma non mi era piaciuto tantissimo perché era molto impreciso, e questa volta a maggior ragione la motosega non va, perciò un bel po' di olio di gomito, vediamo se è fattibile fare tutto quanto a scalpellate. Let's go! Ok amici, a questo punto non siamo messi male. Venite un po' a vedere. Allora, avete visto che dopo un po' di bella faticaccia siamo giunti a questo punto. Come vedete, un po' di profondità l'abbiamo guadagnata, che per il momento forse è anche abbastanza, perché a questo punto il prossimo passo è ancora una volta andare a disegnare e scavare dei quadrati in profondità qua dentro. Qui ho scavato bene tutti i bordi, adesso invece devo andare a scavare all'interno, quindi ora sì che mi disegno due quadratini da circa 20 x 20 e cerco di andare giù bene in profondità. Adesso vi faccio vedere come sfruttiamo questa volta anche un bel trapano con punta per legno bella grossa. Ok? Procediamo. Molto bene amici, il giorno seguente eccoci giunti a questa condizione. Dopo un bel po' di fatica ho ottenuto questa profondità, che direi può essere più che sufficiente per andare ad inserirci le maniglie. Cioè sono all'incirca 20 cm di profondità totali dall'apice superiore. Di conseguenza la maniglia teoricamente va posizionata al centro, quindi circa 16 cm, perciò dovremmo esserci. Quindi a questo punto il grosso della scavatura è fatto, possiamo pensare alla rifinitura del tutto. Quindi con un bel po' ancora di scalpellate, carteggiate, bla 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 bla.
che la prima grossa carteggiatura è andata e questo è il risultato. A parte i miei occhi rossi, direi effetto davvero niente male. Rispetto a prima ha cambiato davvero faccia, quindi molto soddisfatto. Anche i vari buchi, i nodi che c'erano sono andati a pareggiarsi abbastanza bene. La parte un po' più complessa adesso sarà riuscire a carteggiare un pochettino anche qua all'interno, anche se è abbastanza impossibile. E infatti come viene, perciò prossimo step è realizzare tutti quanti gli accessori, e quindi maniglie e perni di carico. Let's go! Possiamo iniziare a pensare alle maniglie, che andiamo ad ottenere dal classico tubo del 33-34 mm, che vado quindi a tagliarmi due pezzetti da circa 18 cm e insieme anche 4 piastrine lunghe 15 cm da questa piattina che è un 50x5 mm, la solita. Nel frattempo mi sono tagliato anche i pezzi che ci servono per i perni di carico, e quindi due pezzi da questo tubo da 50 mm, ovviamente da 25 cm di lunghezza, e le due piastre a cui andrò a saldarli, tagliate così a forma ottagonale, circa erano dei quadrati da 20x20. Andiamo a fare tutti quanti i fori che ci servono, sia su queste piastre che su queste qui, e poi possiamo saldare. Oh yes, ecco qua maniglie e perni di carico belli saldati e completati. Quindi ora siamo pronti per tornare al nostro log, che nel frattempo ho anche carteggiato ulteriormente con una grana un po' più fine, quindi per rifinirlo per bene, e verniciato con una vernice o un protettivo trasparente per legno, come quello che avevo usato anche l'ultima volta. Così siamo pronti per andare a fissare i nostri accessori. Voilà, anche i perni sono messi e quindi rimane solo l'ultimo tocco di classe, perché effettivamente ha solo una funzione estetica, cioè la cordina all'estremità. Corda che non sono ancora riuscito a trovare del diametro che volevo, perché io la voglio più grossa di così, ma non riesco a trovarla da nessuna parte qua in zona, e quindi mi sono ancora accontentato di questa, che è tipo sui 20 mm di diametro, cioè almeno un 30 mi sarebbe piaciuta. Vabbè, vediamo un po' come viene. Oh sì, amici carissimi, il log è pronto. Guardate un po' il risultato finale. È proprio questo. Davvero soddisfatto del risultato estetico, perché come potete vedere è venuto veramente un bel bestione. Misure regolamentari da gara, quindi adesso sì che posso allenarmi al meglio per la massima. Andiamo però subito a scoprire quanto è venuto pesante, così da scarico, che la cosa è molto interessante. La bilancia del bagno in vetro non è mai un'ottima scelta. 78,7. Ripetiamo il test. Ok, ora è più stabile. 78,7. Confermato. 78 kg, dai. Prossimiamo a 78 o 80. Questo significa che io dovrò iniziare a scaldarmi con 80 kg, che è poco più sotto al mio attuale massimale di log lift. Ma questo poco importa, anzi molto meglio, così posso solo che diventare più forte. Meno di 80 kg non ne vale neanche la pena. Che dire, non ci resta che andare a testarlo.
Eccoci in studio ed ecco il nostro log. Ora ve lo mostro un po' più nel dettaglio come è venuto, perché permettetemelo di dire, è venuto davvero una bomba. Guardate un po', bello, quasi perfettamente tondeggiante, quasi nessuna imperfezione, solo queste cordine un po' piccoline, ma pace, tanto appunto non servono quasi a nulla. E quindi siamo effettivamente pronti per un po' di test, approfittando anche della mia sessione di oggi in cui devo proprio andare a fare dei log press. Adesso vediamo. Comunque, let's go. All right. La storia cambia. Il diametro più grosso si sente e come. Per l'esattezza, il clean con questo più grosso è molto più facile, perché è più grande e rotola meglio su tutta la pancia. Al contrario, il jerk è molto più difficile, soprattutto perché qua, nella posizione di front rack, è talmente grosso che non riesce ad appoggiarlo bene, lo perde, quindi non riesce a dargli spinta. Però si fa quel che si può. In pratica devo andare a fare clean solo alla prima rep e poi 4 jerk di fila senza riappoggiarlo. Dai, seconda serie ho anche aggiunto un 1,25 per lato, così da arrivare a 80 kg circa. Ok, meglio. Per onestà intellettuale vi mostro però anche una bella singola pesante che mi sono fatto ieri di log lift completo a 93 kg, che era anche un PR se non sbaglio, quindi un ottimo risultato in vista della gara. Dalle prossime settimane cercherò di salire ulteriormente. Detto questo, direi che il video può anche concludersi qua. Questo è il mio nuovo bel log regolamentare. Sono davvero soddisfatto del risultato. Fatemi sapere che ne pensate anche voi qua sotto nei commenti e noi ci vediamo alla prossima con qualche bel nuovo progettino.